Ehi, ciao! Sapete quali sono i brani di musica classica più rilassanti di sempre? Siete alla ricerca di musica classica rilassante da mettere come sottofondo per studiare o abbandonarvi a dolci effusioni romantiche? Siete nel posto giusto. Oggi parleremo dei top 3 brani di musica classica più rilassanti mai stati scritti. Bentornati su Musica Antica for Dummies. Ciao, io sono Francesco e sul mio canale parlo di musica. Vi ricordo di iscrivervi al canale e se volete abbonarvi al canale avrete accesso al mio esclusivo corso di solfeggio e teoria musicale da zero a Bach, disponibile solo per gli abbonati di Musica Antica for Dummies. La musica può essere molte cose diverse, può trasmettere tutto lo spettro delle emozioni umane. Se ascoltate il poema sinfonico del 1867 Una notte sul Monte Calvo del compositore russo Mussorgsky, verrete catapultati in un'atmosfera cupa e inquietante. Questo movimento concitato delle terzine trasmette un senso di tensione e di affanno. Questi accenni di timpano producono suoni bassi e martellanti, creando un'atmosfera minacciosa. E poi i tromboni, strumenti cupi, spesso associati alla morte, enunciano un tema musicale perverso, spigoloso e blasfemo. Insomma, tutt'altro che rilassante, sembra la colonna sonora di un rito satanico, ma in pochi cercano su Google musica classica per rito satanico. Le ricerche più comuni riguardano musica classica rilassante o musica per studiare. Contenti voi? Come abbiamo visto, non tutta la musica classica è adatta a questo scopo. Provate a studiare e a rilassarvi con il sottofondo di questo balletto di Stravinsky che rappresenta un sacrificio umano durante un antico rito pagano legato alla primavera. Ah, come mi rilassano i sacrifici umani! Naturalmente, però, la musica classica può anche descrivere atmosfere sognanti, incantate, soavi e in questo modo, in effetti, risultare rilassante o un buon sottofondo per lo studio. Ed è per questo che sono qui per presentarvi la mia top 3 brani musicali più rilassanti di sempre. Cominciamo subito! Anzi, dobbiamo rilassarci. Cominciamo con molta calma, piano piano. Numero 1. Andantino del concerto per flauto e arpa in Do maggiore K299 di Wolfgang Amadeus Mozart. Come forse saprete, il grande problema della musica classica sono i titoli, spesso poco accattivanti. Mozart, il bambino prodigio con la sindrome di Tourette, che aveva stregato l'Europa. In realtà non aveva la sindrome di Tourette. Era solo incredibilmente strafottente e volgare e aveva decisamente un problema con l'autorità, come dimostrano le sue opere in cui non perde occasione di scagliarsi ferocemente contro la nobiltà. Nel 1781 mandò su tutte le furie il suo datore di lavoro, il ricchissimo arcivescovo di Colloredo, meglio noto come Hieronymus Joseph Franz de Paula Colloredo von Walsen und Melz. Sì, un idiota. Mozart lo mandò a quel paese e si fece licenziare con un famosissimo e proverbiale calcio nel sedere. Pensate che dopo la morte del compositore, la moglie inviò a un importante editore di Vienna tutta una serie di spartiti da pubblicare e gli editori ritrovarono tra le carte un canone molto particolare, il cui testo recitava «Leccami il culo». Insomma, un tipo interessante, ma torniamo al concerto per flauto e arpa. Mozart lo scrisse nel 1778 durante un viaggio a Parigi. Mozart guadagnava qualcosa dando lezioni e componendo musica su commissione. È qui che entrano in scena il nobile duca André-Louis de Beaumont e la sua adorabile figlia, che commissionarono questo concerto a Mozart.
La figlia era anche allieva di Mozart e nelle sue lettere lui la definisce stupida e pigra. Insomma, c'erano ottime premesse per questo concerto. Il duca suonava il flauto e la figlia l'arpa. Questi due strumenti hanno un timbro delicato, dolce e carezzevole. Ci sono gli strumenti solisti, flauto e arpa, e l'accompagnamento degli archi. Gli archi accompagnano in piano, sommessamente, e non ci sono altri strumenti. Questa semplicità favorisce il clima leggiadro del brano. Inoltre notate che il basso, la voce più scura e pesante, in questo caso un violoncello, non suona durante l'esposizione del tema. Questo rende il tema che avete ascoltato ancora più luminoso e soave. Improvvisamente l'arpa si stacca dagli altri strumenti e inizia a suonare da sola. Tutti gli altri commentano con lunghe note tenute che trasmettono un senso di pace e serenità. Questo concerto è un capolavoro, ma pensate che il duca e sua figlia si dissero insoddisfatti e pagarono il compositore solo la metà del prezzo pattuito. Mozart dovette lottare tutta la vita per emergere come musicista, tiranneggiato dai suoi nobili committenti dell'Ancien Régime, che non lo valorizzavano e lo trattavano come un servo. E forse proprio per questo, quando morì nel 91, si congedò da tutti, lasciandoci con un semplice e sonoro messaggio: leccatemi tutti il culo. 2. Beethoven, il secondo movimento del concerto per pianoforte numero 5, noto come concerto dell'imperatore. Beethoven, non proprio un tipo rilassante. Siamo nel 1809 e Beethoven è nel pieno del suo secondo periodo, quello dello stile eroico. La sua musica è titanica, epica, drammatica, guerresca, piena di impeto e di contrasti. Il suo linguaggio musicale si fa sempre più personale e originale. Le guerre napoleoniche imperversano in Europa, le truppe di Napoleone mettono sotto assedio Vienna. Beethoven compone l'imperatore e intorno a lui non sente che tamburi, cannoni e la miseria umana. È questo il contesto in cui nasce l'ultimo concerto per pianoforte e orchestra di Beethoven, il cui primo movimento è tipico dello stile eroico. Ma nel secondo movimento il tono del concerto cambia completamente. Gli archi suonano con il sordino, una scrittura corale, gli archi cantano sommessamente come se fossero un coro di voci. E il pianoforte articola una frase musicale magica, sospesa, che evita programmaticamente ogni grado tensivo. E il risultato è un'atmosfera rarefatta, indefinita e sognante. Notate l'uso del pedale, che prolunga i suoni e li lega tra loro, impasta le note insieme e sembra quasi che Beethoven già nel 1809 anticipi certe sonorità che saranno tipiche del romanticismo maturo degli anni 30, dell'Ottocento. Sembra quasi di sentire un notturno di Chopin. Un momento di pace e serenità, mentre fuori imperversa la guerra. Numero 3. Schubert, il terzo improvviso dell'Opera 90. È un brano del 1827 che ha questo carattere fluido e meditativo. È caratterizzato da questo movimento arpeggiato che rimane costante lungo tutto il brano e accompagna le lunghissime melodie tipiche di Schubert.
Queste triadi spezzate dell'accompagnamento ricordano quasi il modo di suonare di un'arpa. La musica di Schubert abbonda di elementi ripetuti, spesso associati all'idea dell'acqua, dello scorrere di un fiume. Lo notiamo in questo Lied, in questa canzone per piano e voce. Ich hört ein Bächlein rauschen, wohl aus dem Felsenquell. Hinab zum Tale rauschen, so frisch und wunderhell. Anche in questo improvviso numero 3 sembra di rivedere il placido scorrere di un fiume o le onde calme e regolari che accarezzano le rive di un lago. Schubert non ottenne mai il riconoscimento che meritava in vita. Pensate che inviò questo brano insieme agli altri 3 dell'Opera 90 a un editore austriaco, Haslinger, il quale si rifiutò di pubblicarli. Vennero pubblicati solo i primi 2 e questo restò inedito per almeno 30 anni dopo la morte del compositore. E con Schubert si conclude la mia top 3 dei brani di musica classica più rilassanti. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di abbonarvi. In questo modo avrete accesso al mio corso di solfeggio e teoria musicale da zero a Bach e a tanti altri contenuti. Inoltre supporterete il mio progetto. Io vi saluto, alla prossima. Ciao ciao!